Manfredi Domina, grazie mille per aver accettato questa intervista. Inizierei chiedendoti di raccontarti un po', raccontare te e la tua azienda. Ok, tanto grazie a te, grazie a voi per l'opportunità. Io sono Manfredi, ho 29 anni e diciamo che raccontare di me è abbastanza semplice. Io sono nato a Palermo, background studi giuridici, e poi insomma sono sempre stato molto appassionato di innovazione, tecnologia, startup innovative. E già dall'università qui a Palermo ho iniziato a seguire insieme all'università un progetto che si chiama Startup Course, che si poneva come obiettivo quello di formare giovani giuristi nell'ambito della tecnologia e delle startup innovative. Da lì poi insomma è passato un po' di tempo, ho raccolto un po' di esperienza come consulente legale per startup innovative. Ho un ambito di specializzazione che è quello della privacy, quindi della gestione del trattamento dei dati personali, quindi supporto in particolare le aziende nell'ambito privacy. Dopo qualche anno da consulente ho scelto insieme a Marco e a Fulvio, che sono gli altri due soci fondatori di Keplera, di costituire Keplera. Keplera nasce il 1 marzo 2021 e l'idea era molto più semplice di quello che è Keplera adesso in realtà. Quello che volevamo fare era una società di consulenza legale per startup innovative, quindi aiutare giovani aziende o comunque in generale aziende che avessero un taglio tecnologico e creativo ad avere un supporto legale altamente specializzato a dei prezzi accessibili. Le cose non vanno mai come te le sei immaginate fin dall'inizio, quindi in realtà siamo partiti da lì, abbiamo fatto tipo 6 mesi così, e subito dopo 6 mesi abbiamo iniziato in realtà a muoverci verso un'altra direzione, o meglio a integrare quella direzione che ci eravamo dati fin dall'inizio con una nuova direzione, che è quella che sta portando allo sviluppo di Lexiro, che è un prodotto digitale tecnologico che supporta aziende e avvocati nella creazione di documenti contrattuali, un software. Okay. Quindi in realtà ad oggi Keplera ha due anime, un'anima consulenziale, continuiamo con i nostri professionisti a supportare aziende anche grandi, ormai diciamo abbiamo alcuni clienti piccoli, progetti appena nati e aziende che fatturano diversi milioni di euro, e insieme abbiamo un team di sviluppo software che sta lavorando a delle soluzioni tecnologiche che lanceremo sul mercato nei prossimi mesi. Ok. E da dove è venuta l'idea? Ma non c'è un vero e proprio momento zero della genesi dell'idea, nel senso che come ti dicevo con Marco e Fulvio in realtà ci siamo ritrovati a lavorare nello stesso contesto, nell'ambito di uno studio legale un po' più tradizionale, che era lo studio di Fulvio e comunque più grande, e in realtà lì ci siamo resi conto che le dinamiche di uno studio legale non rispondevano a questo target di clienti. Cioè effettivamente con uno studio legale, con i meccanismi di uno studio legale, con i prezzi di uno studio legale, non era possibile supportare i giovani. Cioè oggettivamente era molto difficile entrare nel meccanismo delle startup innovative con quel veicolo. Quindi ci siamo un po' allontanati dal modello tradizionale, abbiamo creato un modello tutto nostro, cioè un contenitore, se vuoi, all'interno del quale potessimo innanzitutto profondere dei valori dell'innovazione, del supporto ai giovani, del supporto alla creatività. Abbiamo un focus su cinema, su creatività, su comunicazione, su proprietà intellettuale. Questo perché, diciamo, volevamo rispondere anche a quel mondo lì, il mondo degli artisti, per esempio. Dall'altro lato abbiamo creato un contenitore in cui potessimo, se vuoi, fare noi le regole. Il mondo degli innovativi è un mondo pieno di regole, ma molto, diciamo, limitato da un certo punto di vista. Quando sei un'azienda, l'azienda tua, puoi farti le tue regole e giocare in un campionato diverso, no? E allora un po' l'idea era quella di creare uno strumento che ci desse l'opportunità di scrivere le nostre regole e giocare al nostro gioco. Ok, perfetto. Allora, e dove avete reperito i fondi per iniziare, per avviare la startup? Allora, siamo in un certo senso fortunati, nel senso che noi sapevamo come fare un'azienda, cioè il nostro lavoro, e quindi in realtà
sostanzialmente tutta la parte legale ce la siamo gestiti in casa. L'SRL ha 10.000 euro di capitale sociale, quindi quello da cui siamo partiti era quel capitale sociale, e lo abbiamo fatto, lo abbiamo messo di tasca ognuno il proprio. Dopodiché, per iniziare l'attività di consulenza, in realtà il capitale era il capitale umano, e quindi ci siamo messi sotto a lavorare. Per i mesi senza stipendio, dopo qualche mese riuscivamo a riconoscerci qualcosa, adesso tutto sommato diciamo ci riusciamo a pagare degnamente. Mentre per quanto riguarda tutta la parte di tecnologia, di sviluppo della tecnologia, abbiamo fatto un'application per Resto al Sud, che è il progetto il programma di Invitalia per il supporto delle imprese innovative al Sud Italia. Lo abbiamo vinto per una cifra piuttosto piccola, 60.936 euro circa, il 50% contributo a fondo perduto, il 50% restituibile a delle condizioni agevolate, e poi abbiamo anche vinto Sicilia Digitale, che è il programma della regione per la promozione, diciamo, sul web delle attività, diciamo, locali. Basta, poi il resto è tutto, viene tutto dai guadagni che abbiamo, perché lavorando, diciamo, fatturiamo. Il primo anno abbiamo chiuso con 46.000 euro di fatturato, quest'anno siamo in 2 PR circa rispetto all'anno scorso. Ottimo. Siamo piccoli, però ci diamo da fare. Ottimo. Ok. E prima di Keplera, hai avuto altre esperienze che non sono andate a buon fine, non ti hanno portato dove volevi? Esperienze imprenditoriali? No, esperienze imprenditoriali no. Diciamo che il progetto dell'università si è chiuso in modo un po' repentino e poteva andare diversamente, però insomma andare in partner pubblico da cui fortemente dipende l'attività, in qualche modo è una cosa da mettere in conto. Poi tra quello e Keplera c'è stata solo, diciamo, la mia partita IVA, quindi quella sono riuscito a non farla andare male. Poi, diciamo, il resto si vedrà, nel senso che ancora adesso Keplera, diciamo, è un'azienda che stiamo costruendo. Abbiamo decostruito e ricostruito già un paio di volte quando siamo nati, con tanta fatica, perché ovviamente bisogna trovare i meccanismi, i dinamismi interni, giusti compromessi, e quindi è chiaro che da un certo punto di vista ancora non la reputo un'attività che è andata bene, la reputo un'attività su cui stiamo investendo, soprattutto io e Marco, tanto tempo, tanta fatica, su cui ce la stiamo mettendo tutta questa sera. Ok. Quanto è importante per te avere un buon livello di istruzione accademica per avviare un business di successo? Abbastanza, nel senso che secondo me in primo luogo bisogna essere delle persone molto curiose, molto aperte al cambiamento. Cioè, la mia prospettiva è che non tutti nella vita dobbiamo fare per forza gli imprenditori, anzi, diciamo, non serve al mondo che non ci siano troppi imprenditori. Quindi in realtà è una cosa per un buon 50% di indole. Cioè, bisogna essere molto rapidi nel prendere le decisioni. Per esempio io dai recenti avvenimenti mi sono reso conto che credevo di avere un'indole 100% imprenditoriale, mi sto rendendo conto che quando c'è il fattore umano inizio a avere delle difficoltà a prendere le decisioni nette. Quindi in realtà sta roba dell'indole inizia a crescere in me come un concetto ormai piuttosto consolidato. Per un'altra parte c'è certamente istruzione, però l'istruzione accademica assolutamente è fondamentale. Uno dei requisiti delle start-up innovative è avere 2/3 laureati magistrali o avere un dottorato di ricerca, quindi diciamo comunque è molto importante anche ai termini di legge. Però spesso le nozioni dell'università non bastano per affrontare un percorso imprenditoriale. Quello che serve è tanta cultura personale, un sacco di curiosità, e poi c'è una caratteristica delle startup, è quella di essere verticali, quindi sostanzialmente di avere
un focus su qualcosa nello specifico. Ecco, quando scegliamo quel focus è bene conoscerlo in modo approfondito. Lì università sì, ma anche corsi, libri, eventi, conferenze, chiacchierate davanti a un caffè, cioè qualsiasi cosa. Ecco, forse un buon imprenditore che abbia a cuore la propria startup deve quasi avere un po' l'indole della spugna, anche, cioè quella di assorbire il più possibile e poi riuscire a essere molto bravo nel fare una cernita delle informazioni. Ok, certamente. Ok, e da quando, ok, quali sono state le sfide principali che avete affrontato nel processo di avvio e di sviluppo del vostro business? Ogni giorno. Cioè, la sfida che abbiamo affrontato è ogni giorno, nel senso che quando lavori a un'idea di business, ovviamente tu prendi un business model canvas, che è un modello, diciamo, il modello prediletto del mondo delle startup, diciamo, a livello internazionale, che è stato sviluppato da Alex Osterwalder, e secondo, diciamo, dei criteri di compilazione compili quel modello e lì tutto sommato hai un piano, sembra, sai, non so se ti ricordi la banda Bassotti su Topolino, dove c'erano i piani, no? Sì. Quelli sul foglio blu, le cartine. Ecco, tutto sommato hai una roba di quel tipo. Cioè, hai una cosa che ti indica la direzione da prendere, più o meno come farla, e hai un'idea di cosa dovrai fare nel prossimo futuro. Ora, la teoria è una cosa, la pratica è un'altra, cioè nel senso che ovviamente fare l'imprenditore è un mestiere che nessuno ti insegna. Cioè, i miei genitori non sono imprenditori e in ogni caso, anche se in famiglia qualcuno ha una tradizione imprenditoriale, è comunque diverso l'affrontare il percorso di una startup innovativa. È un percorso profondamente diverso, cioè risponde a delle logiche diverse di crescita, di spinta, di innovazione anche dal punto di vista delle idee, di quello che la gente si aspetta da te, di quello che gli investitori si aspettano da te, di quello che i partner si aspettano da te, di quello che i clienti si aspettano da te. C'è proprio un tema forte di aspettative. Quando tu ti presenti con una startup innovativa si aspettano che tu faccia dei fuochi d'artificio e quindi c'è questo tema dell'aspettativa che è una difficoltà. L'altro tema, diciamo, di difficoltà, anche lì noi siamo un pochino fortunati perché per il lavoro che facciamo la burocrazia tutto sommato è una cosa con cui, non voglio dire mi abbraccetto, però che abbiamo imparato a sopportare, mettiamola così. Però certe volte è davvero sfiancante. E poi c'è un tema che è il tema umano, e anche quello, soprattutto quello non te lo insegno. Gestire un gruppo, farsi carico delle difficoltà, gestirle, analizzarle, trovare delle soluzioni, fare in modo che chi lavora insieme a te non risenta dei tuoi stati d'animo e quindi in qualche modo provare a tenere alto il morale della ciurma. E lì è una grande palestra azienda, diciamo. Tutto questo perché ovviamente se hai un ruolo di responsabilità, un ruolo di amministrazione, devi prendere le decisioni, devi assumere le persone, certe volte ti ritrovi a doverle salutare perché i vostri percorsi non vanno di pari passo, tra altre volte ti ritrovi a dover ripensare interamente un prodotto o un servizio su cui hai lavorato dei mesi perché ti sei reso conto che immettendolo sul mercato si andava a infrangere in modo rovinoso sulle scogliere dei clienti e quindi lì devi ripensarlo, devi ricominciare da capo. Quindi i problemi sono, diciamo, le difficoltà sono quelle burocratiche, umane e in qualche modo di progettazione. Diciamo che tralascio quella dei soldi, cioè concettualmente noi falliamo in un mese. Nel senso il nostro approccio è quello di immaginare che al mese prossimo non ci arriviamo, questo ci serve un po' per spingere un pochino più forte anche quando siamo stanchi. È un lavoro stancante. Sì. Però somiglia più a una maratona che a uno sprint. Ok, quindi sulla lunga distanza
almeno sul medio termine, Sulla una mezza maratona. resistenza. Esatto. Ok, ok. Avete avuto supporto durante questo processo di avvio e sviluppo? Da parte di chi? In generale di esterni? Ma allora noi, ti devo dire, probabilmente siamo stati abbastanza fortunati, perché siamo partiti io, Marco e Fulvio, come ti dicevo, l'1 marzo 2021, e a luglio abbiamo avuto la fortuna di incontrare 3 persone che oggi sono i nostri soci, sono anche i nostri soci, che sono Danilo Costa di Coderblock, Alessandro La Rosa di Creation Dose e Jacopo Paoletti, che sono 3 imprenditori, eh, 3 imprenditori, come dire, molto molto illuminati, ma nel senso che hanno fatto questo percorso prima di noi e sono riusciti a distillare da questo percorso un'esperienza che hanno scelto in qualche modo di offrirci a fronte di una partnership prima, e poi li abbiamo fortemente voluti all'interno di Keplera, e questo ci ha dato effettivamente la possibilità di avere delle persone con cui confrontarci, con cui consolarci talvolta anche, no? Quindi delle persone con cui in qualche modo ci potesse essere uno scambio qualificato. Seguito di questo, in realtà poi abbiamo avuto la fortuna anche di incontrare il supporto di Tommaso Grotto di Copira, un'altra startup innovativa, oggi in realtà una PMI innovativa di Bologna, anche lui che ci ha dato una grandissima mano, soprattutto in quella fase che in gergo startup si chiama pivot dell'idea, quindi in quella fase in cui non solo consulenza ma anche tecnologia, e lui lì ci ha dato una grande mano. E poi abbiamo incontrato sulla nostra strada anche Jacopo Trapani, che oggi è il nostro CTO, e che oggettivamente ha sposato il progetto come se fosse suo fin dall'inizio e veramente ci ha messo anima e cuore. Questo è competenza, questo diciamo è il supporto che abbiamo ricevuto, non è un supporto diciamo da istituzionale, è un supporto di persone. Alla fine ti resta quello l'esperienza, le startup sono fatte di persone, e in realtà queste persone che iniziano ad accompagnarti in un percorso sono quel punto di vista esterno che, quando ti stai innamorando un po' troppo della tua idea o di quello che pensi o di come credi che debbano andare le cose, ti danno quella scossa e ti dicono: ehi, attenzione, perché di questa cosa c'è anche un'altra visione, cioè, ci può essere pure un'altra prospettiva. Questo è ad esempio il lavoro che facciamo io e Marco, che siamo 2 caratteri compatibili ma opposti, e quindi in realtà capita spesso che quando si debba prendere le decisioni ci confrontiamo in modo anche molto diretto, perché offriamo l'un l'altro una visione prospettica diversa rispetto a quella a cui ci eravamo fatti convinti. Ok. Ok, qual è stato il momento in cui avete capito che la vostra idea di business era vincente, che stavate andando sulla strada giusta? Non c'è ancora stato, nel senso che la soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri utenti oggi è una cartina al tornasole di un buon lavoro. La possibilità di essere su alcuni tavoli, di cui non dirò nulla in questa fase, con cui però stiamo dialogando, e sono tavoli molto importanti, ci ha dato un'altra cartina al tornasole di una buona idea tecnologica. Non siamo ancora nella fase in cui posso dire a cuor leggero che abbiamo vinto, cioè che abbiamo creato qualcosa di vincente. Sicuramente abbiamo risposto a un'esigenza, o a più esigenze se vuoi, perché abbiamo risposto a un'esigenza che era quella, diciamo, di tipo consulenziale, e abbiamo risposto a un'altra esigenza che è quella di tipo tecnologico, e veramente ce la stiamo mettendo tutta perché quello che stiamo ideando e quello su cui continuiamo a lavorare sia veramente il più aderente possibile alle esigenze dei nostri utenti e dei nostri clienti. Non abbiamo vinto, c'è una partita che stiamo giocando, probabilmente non vinceremo mai, cioè nel senso probabilmente
sarà una lunghissima partita a risico in cui devi conquistare i 24 territori e sei sempre al 21esimo. No? Quindi un po' da questo punto di vista sei sempre lì che devi fare l'ultimo sforzo, e però quando fai l'ultimo sforzo hai sempre la voglia di spostare l'asticella più su. Cioè, forse anche questo è il senso di essere una startup innovativa. Cioè, non ti senti mai arrivato al punto in cui la mattina ti svegli e dici ok, il mio lavoro qui è finito, possiamo continuare, diciamo, su questa linea. È sempre un provare a alzare la linea, in dei momenti vai giù perché ci sono delle difficoltà, perché ci sono delle criticità, perché devi decostruire e ricostruire, perché una persona dello staff va via, perché c'è una discussione un po' più accesa con un investitore, eccetera, e poi di nuovo ti riprendi, metti l'asticella più su, provi a salire, insomma è sempre questo gioco un po' di tira e molla, quindi è un po' questo. Quindi l'idea sì, funziona, nel senso che ci sono dei dati economici che ci raccontano che c'è qualcuno che compra quello che facciamo e quindi funziona. Possiamo fare di più? Sì. Lo facciamo al meglio delle nostre possibilità? Forse. Possiamo farlo meglio? Sicuramente. Ok. Come avete affrontato la pandemia e come... Mi sembra che voi siete nati dopo che la pandemia era già cominciata. Marzo 2021, sì. in piena pandemia. Perfetto. Quindi come l'avete affrontato? Come ha inciso sul vostro business? In nessun modo in realtà. Cioè, nel senso che Keplera è una società ad oggi che lavora con oltre 30 clienti in ambito consulenza, di cui un buon 50% sono al di fuori della Sicilia. Quindi in realtà noi abbiamo sempre impostato il nostro metodo di lavoro con un metodo di lavoro ibrido, in grado di adattarsi alle necessità degli spostamenti o comunque della flessibilità che oggi la tecnologia ci consente. Quindi in realtà la pandemia non ci ha tolto o dato nulla, anzi forse un po' ci ha dato, nel senso che chiaramente le persone hanno iniziato a rendersi conto che anche la consulenza legale non doveva essere necessariamente fatta dall'avvocato sotto casa, ma poteva essere fatta, se è un'azienda a Milano, anche con la società di consulenza a Palermo. E dall'altro lato ci ha dato anche, quindi noi in realtà abbiamo continuato a lavorare allo stesso identico modo, se non di più, e abbiamo avuto modo di testare effettivamente le metodologie di lavoro che ci eravamo dati. E in più ci ha dato tempo di programmare, pensare, ragionare sulla tecnologia. Quindi ci ha dato modo di, in qualche modo, iniziare a mettere su carta quella che sarebbe stata poi la transizione aziendale da una azienda di consulenza a una legal tech company. Allora, una domanda un po' più filosofica. Qual è cosa è per te il successo? Cosa significa per te avere successo? Questa è una domanda molto difficile. Per me avere successo credo che in fondo significhi sapere di aver dato il massimo e aver ottenuto dei risultati non solo per sé ma anche per gli altri. Quello che è certo è che io non mi reputo una persona di successo, cioè mi reputo una persona che lavora. È un po', diciamo, quando hai un'azienda o una startup innovativa non esiste secondo me un successo in termini assoluti, esistono però tanti piccoli successi che riescono poi a fare un concetto più generale di successo. Cioè, quando hai un'azienda che sta bene, le persone lavorano con motivazione per quel progetto, quando riesci a sostenere non solo economicamente ma anche emotivamente le persone che lavorano insieme a te, quando riesci in qualche modo a mettere i tasselli
a programmare e a mettere i tasselli insieme per riuscire a fare quello che vuoi fare o a dare l'indirizzo che vuoi dare all'azienda. Quelli sono dei piccoli successi. Quando esci a mangiare una pizza con tutto lo staff dell'azienda, quello è un successo, perché vuol dire che c'è voglia di stare insieme, aggregazione, spirito di appartenenza. Quando ti consegnano il primo logo nuovo del nuovo prodotto, quello è un piccolo successo. Bisogna essere bravi a saperli celebrare, nel senso che io sono, a differenza di altri, diciamo, sono un grande celebratore, non di me stesso, ma dei piccoli successi, perché secondo me sono un po' delle pietre miliari che ti accompagnano in un percorso, in qualche modo sono dei ricordi che lasci lì, che puoi ripercorrere e dire ok, ne vale la pena, cioè, devo spingere ancora di più perché ne vale la pena, dobbiamo motivarci ancora di più, dobbiamo lavorare quell'ora in più, uscire quell'ora dopo dall'ufficio perché dobbiamo finire questa cosa, dobbiamo crederci un po' di più per andare a parlare con quella persona che pensavamo fino a qualche mese fa inarrivabile, quel viaggio in più a Milano, quel viaggio in più al cliente, insomma, un po' ti aiutano, no? Questi piccoli successi che hai festeggiato ti devono dire ok, allora ne vale la pena. Sì. Ok. Ok, e a un certo punto nella crescita di Caprera ti piacerebbe diventare un business angel? Allora, il mio sogno nel cassetto è provare a fare quello che con noi nessuno ha fatto. Cioè, non lo so, probabilmente il nostro lavoro ci ha portato a conoscere tante idee, ci porta a conoscere tante idee, tanti progetti, tanti sogni, tante aspettative di ragazzi più o meno giovani, più o meno sensate anche. Per fare il business angel serve tanta competenza e servono i soldi. Quindi una delle mie prospettive future personali, non necessariamente terminato il percorso con Caprera, ma anche contestualmente, se necessario, è e può essere quello di provare a supportare giovani idee, giovani molto in gamba nel percorso di crescita. Noi in Caprera in piccolo lo facciamo, nel senso che effettivamente abbiamo nell'arco del primo anno di vita di Caprera abbiamo effettuato 3 investimenti in 3 startup su cui abbiamo creduto, 3 progetti che ci sono piaciuti, in cui abbiamo un legame più o meno forte di clientela, e allora lì abbiamo scelto di fare dei piccoli investimenti. Ok. Quindi un pochino lo facciamo, Sì. molto in piccolo. Ok. E quali sono i progetti che avete nel futuro, sia medio, piccolo, sia a breve termine che a lungo termine? Piani futuri, diciamo. Piani futuri, Lexiro. Lexiro è un progetto su cui stiamo investendo tanto, è il nostro primo prodotto da legal tech company, è un prodotto interamente digitale, un software as a service, supporta la redazione di documenti contrattuali, la firma e l'archiviazione, dedicato ad aziende e a professionisti. E questo è il nostro prossimo futuro. Quindi organizzare un lancio sul mercato di Lexiro, definirne la tecnologia al 100% e sostanzialmente popolare questa piattaforma straordinaria, non l'ho fatta io quindi lo posso dire, è straordinaria di utenti. E quello è un po' l'apripista, nel senso che andando un po' oltre il prossimo futuro, ma guardando la faccenda un pochino più a lungo termine, ci sono altri prodotti digitali su cui abbiamo iniziato a mettere la testa e per cui abbiamo buttato giù delle idee che effettivamente possono accompagnare Lexiro in questo processo poi di creazione di una legal tech company vera e propria. Quindi questo è un po' dal punto di vista del business. Dal punto di vista delle persone, noi in questi mesi
abbiamo un po' rivoluzionato l'azienda con Marco, perché abbiamo iniziato a coinvolgere una squadra sempre più votata alla altissima qualità proprio umana ma anche professionale. Quindi un altro degli obiettivi del prossimo futuro ma anche a lungo termine è mantenere questa qualità veramente della squadra, perché ci siamo resi conto che veramente c'è, quando hai attorno persone, io sono sempre l'idea che tutte le persone che lavorano con me sono più intelligenti di me, e soprattutto sono più brave, e quindi da questo punto di vista, quando hai questo genere di persone accanto, con competenza, modi, educazione, capacità di ragionamento, che non ti dicono sì solo perché tu magari sei l'amministratore, ma che sanno anche dirti no, guarda, secondo me questa idea è sbagliata, si lavora meglio, si lavora bene, si riescono a creare anche delle situazioni di crisi alla, diciamo, positiva, cioè di situazioni nelle quali ci si ferma a riflettere, si prende una decisione e si porta avanti un certo tipo di percorso. Ok, un'ultima domanda. Cos'è secondo te la cosa più importante per un'azienda? Cosa che non dovrebbe mancare in un'azienda? Può essere anche più di una in realtà, perché alcuni mi hanno fatto anche un sacco di cose, quindi assolutamente libera, domanda aperta. Due cose secondo me. Una è la visione. Noi facciamo startup, che non è esattamente come fare un'azienda di quartiere o un'azienda, diciamo, come dire, una piccola media impresa qualsiasi. E quando fai startup devi essere in grado di metterti in discussione sempre, perché tecnicamente fai innovazione. Per definizione l'innovazione è una cosa che nessuno conosce, ma è una cosa che devi in qualche modo scoprire. C'è una costante ricerca e sviluppo, sia ideale che tecnologica, che ti porta poi a creare dei prodotti che effettivamente rispondano a dei bisogni delle persone o che creino dei bisogni a cui puoi rispondere. Quindi da questo punto di vista la visione ti aiuta, nel senso che vedi, noi eravamo una semplice società di consulenza, ci stiamo trasformando un po' in una legal tech company tenendo la consulenza, ma la nostra visione rimane quella di innovare il mercato legale, innovare il mercato della consulenza legale o in generale dell'avvocatura attraverso strumenti tecnologici. Lo facciamo attraverso metodologie nuove nella consulenza, lo facciamo attraverso strumenti nuovi all'interno della divisione, diciamo, di sviluppo tecnologico. Quindi la visione sicuramente è una, perché è il timone che ti tiene sulla strada, diciamo, principale, che quando cambi le cose è facile cambiare rotta, perdersi, snaturarsi un po', quindi la visione ti aiuta. La seconda cosa è probabilmente un concetto che assomiglia alla buona fede. Quello che non deve mai mancare a un'azienda sono le persone che credono nell'azienda. Persone che tengano all'azienda e che effettivamente hanno, come dire, un animus volto verso quell'azienda. È un concetto complicato da spiegare in realtà, nel senso perché siamo tutti abituati a vedere le imprese come dei soggetti economici. In fondo cos'è un'impresa? Una roba che fa soldi, no? Una roba che vende cose a qualcuno per far guadagnare soldi a qualcun altro, se la vogliamo proprio definire nel modo più, diciamo, pragmatico possibile. In realtà l'azienda è fatta di persone, di idee, di prospettive, cioè almeno le aziende sane, di sogni, di un pizzico di follia, di pazzia. E quindi in realtà quando all'interno dell'azienda
le persone che la posseggono, ma anche quelle che semplicemente lavorano, tengono a quel posto, tengono all'azienda, l'azienda ha un'altra velocità, lavora a un'altra velocità. Come dire, quando dei cittadini abitano in una città e la sentono come propria, vogliono bene a quella città, quando tu metti piede per la prima volta in quella città lo riconosci, perché la città è pulita, perché è in ordine, perché i cittadini si prendono cura di quella cosa. Quando una città invece ha dei cittadini che non hanno a cuore quel luogo è trascurato. Vale la stessa identica cosa per l'azienda. Cioè l'azienda è trascurata quando le persone non decidono che quel posto debba essere, diciamo, diverso. Assolutamente. Perfetto. Manfredi, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, Grazie per a la te. disponibilità e a prestissimo allora. Grazie a te per l'opportunità e buona giornata.